devi parlare con i trail builders. Che cazzo? Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Siamo a Lecco sul bellissimo lago di Como e non per citare il grande Manzoni, ma per un video molto speciale. Infatti sono qui oggi per conoscere un gruppo di ragazzi che con tanta fatica ma anche tanto amore hanno costruito una fantastica realtà qua a Lecco mantenendo i trail della zona. Sto parlando di Northern Line. Ciao ragazzi, ciao. Tutto bene? Ciao. Ciao. Siamo qui con Lorenzo e Maurizio, due dei ragazzi di Northern Line che oggi ci accompagnano. Esatto, sui sentieri del Lecchese. Abbiamo preparato per voi due bici Specialized Turbo Levo S2 S3. Gregorio poi ci raggiungerà nel pomeriggio. Perché appunto voi da qualche anno a questa parte lavorate con Specialized, collaborate proprio ed è un marchio, un brand che vi sta sostenendo. La nostra associazione è appunto supportata da Specialized Searching, programma internazionale che supporta tutte le realtà che si occupano di mountain bike e di valorizzazione dei sentieri nel mondo. Noi siamo nati come trail builders, abbiamo poi incontrato Gianluca e abbiamo pensato di fare un'associazione di guide che si relazionasse poi ai vari negozi locali per supportare un po' il noleggio. Visto che mi hai parlato del negozio, vieni che ti facciamo vedere le bici. Sì. Accomodatevi. Prima di tutto state facendo veramente un sacco di roba, ma parlami un po' di Northern Line. Siamo nati un po' scherzando, siamo da anni che ci occupiamo di sentieri e poi durante il Covid, le pandemie, è sempre diventato un po' più importante fare qualcosa, farsi riconoscere. Nel 2022 è nata un'associazione sportiva. Attualmente abbiamo una decina di collaboratori che ci aiutano con guide e a fare gli istruttori anche con un team e poi appunto ci occupiamo veramente di promuovere e di valorizzare il territorio che è quello di Lecco e del lago di Como. Cioè siamo qui in negozio e parliamo con il proprietario del negozio, ma scusami, ma sti ragazzi come li hai conosciuti tu? Intanto scusami, chi sei? Ciao, sono Gianluca. Ok. Abbiamo sto negozio a Lecco Specialized, abbiamo iniziato col noleggio e adesso facciamo assistenza, vendita, facciamo tutto quanto. I ragazzi li ho conosciuti per caso, sono entrati nell'anno, io ho aperto l'anno del Covid, sono entrati nell'anno del Covid e dicendomi grande anno, bravo, grande tu fai il annata. noleggio, noi facciamo le guide, insegniamo ad andare in bici, tutto quello che è e sistemiamo i sentieri, che è la cosa più importante. Da quella cosa è nato un po' il tutto. Poi un giorno ci Specialized per fare gli ordini annuali, per caso ho buttato lì la cosa a Specialized, responsabile marketing, mi hanno detto ci penseremo. Dopo solo 5 minuti sono tornati, mi hanno detto facci parlare con i ragazzi e da lì è nato il gruppo Soul Searching Italia, perché loro sono i Soul I Searching per rappresentanti l'Italia. dei Soul Searching Italia. Sono solo loro e quindi da lì è nata e poi è un continuo lavorare. Adesso lavoriamo su più fronti, sul discorso sentieri, ci aiutano sul discorso, abbiamo una piccola squadra di ragazzi di Downey, ci aiutano su quello, fanno gli istruttori, quindi è un lavoro a 360 gradi. E mantenete vivo il posto. Manteniamo vivo il posto soprattutto, non è facile però ci proviamo. Lollo, Maurizio e Gregorio ormai sono più politici che atleti, però la cosa funziona. No, quello è un atleta. La cosa per adesso funziona, speriamo funzioni sempre di più. Vogliamo tirare dentro i ragazzi giovani, loro e anche più giovani, anche quelli di 10 anni, anche più piccoli, per andare avanti. La bicicletta deve andare avanti. Assolutamente sì. Direi che Grazie. facciamo il SAG delle bici e partiamo con i ragazzi. Andiamo a vedere questi primi trail. Ciao. Ciao, Piacere di conoscerti. piacere mio, Quindi tu sei il terzo membro che va a concludere questa triade, sì. fantastico. Quindi ti unisci a noi, adesso andiamo a fare Andiamo a fare un bel giretto qui sopra, poi faremo un rientro su Lecco e ci godiamo questo bel panorama. Erna baby.
Manca poco, dai. Colletto. Come si dice di solito, mancano 10 minuti. Poi spiana. Esatto, 2 curve e spiana. Ti che è un piace paradiso. innanzitutto? Siamo nel paradiso per quanto mi riguarda. Ma quindi la trail area quanto è vasta? È difficile definirlo, perché comunque ogni volta che scopriamo nuovi sentieri poi magari c'è un sentiero in più che ci piace, ci piace aggiungere. Non si può definire proprio una trail area perché Ok. ce ne sono diverse zone dislocate con completamente diversa morfologia che si tornano qui a Lecco. Anche da qua lo puoi notare. Cioè, Esatto. Abbiamo delle trail zone, come ad esempio quella piccola montagnetta che si vede sotto, con più discese brevi, fino alle montagne più alte che magari presentano solamente 2 o 3 trail molto lunghi, 4-5 km, lunghi a Pil. Nord Milano, dove vedi più o meno quel laghetto là in fondo, e qua si sdoppia, continua nella valle di sinistra seguendo il lago fino quasi a Colico, San Defendente, dove avremo l'evento poi nei prossimi giorni, e poi la Val Sassina. Voi siete un'associazione, come abbiamo detto prima, giovane, ma come avete visto cambiare il territorio qua in questi anni? Negli ultimi anni è cambiato parecchio la situazione, soprattutto perché ci sono tanti appassionati che stanno facendo questa disciplina e quindi ci sono veramente tante persone che si dedicano a questo, sparse per tutto il territorio, e anche uno dei nostri obiettivi è soprattutto quello di raggruppare queste persone. Delle volte esistono queste persone che noi chiamiamo i folletti, che magari fanno un grosso lavoro eccetera, ma magari lo fanno per i fatti loro, non sono a conoscenza. Infatti uno dei nostri obiettivi per appunto è quello proprio di instaurare un, chiamiamolo, movimento, Ok. per far sì che queste persone vengano raggruppate per poter dar luogo anche a un'organizzazione che agisca anche con senso, con criterio, e questo è uno dei nostri goals. Sia per l'importanza della legalità, quindi fare le cose nella Certo. maniera corretta, relazionarsi con le amministrazioni, sia nel modo di costruire, perché E diciamocelo, il punto legalità qua in Italia è una cosa, noi conosciamo altre bike area che hanno cercato di lavorare a livello legale, è sempre molto difficile. esatto, anche sotto il cappello di Soil Searching diamo una mano alle altre associazioni, siamo ambassador a livello mondiale ma soprattutto Italia, facciamo diverse giornate con le altre associazioni che hanno piacere ad accoglierci, a far vedere le loro trail area, diamo qualche dritta, facciamo il possibile per aiutare. E tra l'altro anche col CAI cerchiamo di andare a recuperare i sentieri stati abbandonati, perché è un po' il patrimonio che c'è, è nascosto ma c'è. Cerchiamo di farci volere bene anche sul pedonale, perché se una mano lava l'altra poi alla fine ci vedono anche meglio. Dopotutto questi, come ce ne sono tantissimi in giro, siamo abituati ad andare, soprattutto chi non va in parco e basta, ma va anche a pedalare, sono trail di tutti. Esatto. Quindi la convivenza è la prima cosa. Come sottolineava lui, il discorso soul searching, uno dei, diciamo, nostri aspetti più forti che ci hanno portato anche ad avere contatti con loro, che ci siamo piaciuti per uno di questi aspetti, è quello dell'agire sempre in maniera legale. Questa cosa è una cosa che purtroppo al momento frena anche, ti rallenta nell'esecuzione di qualsiasi cosa, come succede in tutti gli ambiti. Noi ci siamo imposti questa cosa di voler agire nel modo più legale possibile per evitare che poi dopo si vadano a scaturire delle situazioni anche pericolose o soprattutto anche divieti. Onestamente non siamo ancora riusciti a rendere tutto legale, ci sono diversi trail che ancora ad oggi sono un po' lì nell'ombra. E alcuni di questi sono anche i più belli, i più caratteristici, riconosciuti a livello mountain biker. Siamo anche degli atleti a livello anche mondiale che si allenano su queste zone, diciamo. Solo a venire su siamo dati una bella scaldata. Ma abbiamo no fatto- dai Ele, con la Anche con le bicicletta non si bike. fa A fatica. proposito di rallentare, però ragazzi, noi facciamo mountain bike, quindi adesso non raffreddiamoci e cominciamo a scendere. Facciamo in modo di non consumare le pastiglie. Esatto, bravo.
Erbette di campo. Cavacca! bomba, Bella! Bravi! Greg, la vostra trail area è gigantesca. Oggi ci trasferiamo da un'altra parte qui. Esatto, oggi praticamente cambiamo completamente morfologia, sebbene sia esattamente qui adiacente come area, e andiamo a sperimentare appunto questo nuovi tipi di terreni un pochino diversi, un po' meno alpinistici, che però comunque fanno parte di questo grosso bacino che abbiamo con diverse zone. E ci andiamo come pedalando, come ieri. Oggi non si pedala, oggi si sciattola col nostro fido mezzo. Fai yeah. Se non ne faccio una delle mie... Già. Ramo batteraggio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 e mezzo a 0. Devi parlare con i trail builders. Che cazzo? Siamo sul trail, stavamo gasando e a un certo punto Greg ha scoppiato la ruota dietro, adesso andiamo a recuperarlo. Bene, allora adesso ci spostiamo, giusto? Che trail andiamo a fare? Adesso cambiamo trail area, però Ottimo. non andiamo più in bicicletta, ti do il suggerimento, si va a zappare. Ti porti a lavorare. Esatto.
facciamo lavorare un po' il muscle. E andiamo a zappare allora. Qui siamo su un trail fresco, nel senso che l'abbiamo aperto ad ottobre. Questa è un'altra delle attività quindi che voi fate per tenere viva il posto. Esatto, questa è l'attività principale, nel senso senza il trail building, senza la cura dei sentieri, la mountain bike lascerebbe un po' il tempo che trova, nel senso più i sentieri sono belli, più i rider hanno voglia di girare. E più si ride in sicurezza. Esatto, e si dà comunque valore al territorio. La situazione in Italia a livello di trail building, Sì. com'è? È variegata perché ci sono diversi comuni, diverse autorità, diciamo, sia amministrazioni, ognuna ha i suoi modus operandi. La legislazione italiana, la giurisprudenza proprio non ci aiuta su questo. Abbiamo proprio un gap tra quello che è l'operare legalmente a livello responsabilità, limita parecchio. Diretta responsabilità. Quando succede un qualcosa è facile Esatto. che vada preso magari in privato, si passa sul privato piuttosto che andare a approfondire la situazione, e diciamo che la legge italiana su questo non aiuta. La responsabilità è del privato che ha la proprietà del territorio, del terreno stesso, quindi spesso limita anche su progetti. Non c'è una tutela per quanto riguarda la costruzione di trail. Molte volte ci troviamo con anche amministrazioni che sarebbero disposte ad investire, ma d'altro canto il privato si trova un po' spaventato per via di questa mancanza di tutela, diciamo, presente. Ci sono trail area nate dall'illegalità e poi sistemate per necessità. Secondo voi quindi il mountain biker della domenica cosa può fare per migliorare questa cosa, per tenere i sentieri quando passa puliti, ecco, senza dover farci ore a lavorare, però cosa può fare? Un piccolo gesto che potrebbe fare? Innanzitutto sostenere le associazioni locali, perché spesso resta a dire oh che bella sponda che è nata sul sentiero. Tra l'altro voi avete anche un GoFundMe, lasciamo qua sotto sia in descrizione sia apparirà qua il loro GoFundMe. Noi siamo venuti qua a conoscere i ragazzi, lavorano veramente bene e vi consigliamo di venire qua, e se avete piacere, se vedete il video e vi può far piacere, donate qualcosa. Nessuno ci paga per sistemare sentieri, almeno qua in zona. Seguite le associazioni locali, partecipate a Dig Days quando vengono promossi magari nel weekend, oppure cercate di essere attivi, segnalate piante cadute oppure possibili interventi senza aver pretese, perché anche noi siamo volontari. È sempre il lavoro volontario, quindi diciamo che a volte scaturiscono situazioni dove le persone, quando vedono il lavoro fatto da altre, quasi scattava appunto questo pretendere. Noi abbiamo creato a volte dei gruppi dove ogni tanto vanno ritirate un po' le fila, dove noi continuiamo a dire, non è che è uno scaricabarile dove dire ah c'è la pianta qua, ah c'è questa o quell'altra, no, in realtà il gruppo è nato per far sì che tu che vedi questa cosa possa chiedere supporto ad altre persone per darti una mano, in primis noi, e poi comunque dare seguito a tutto un vari gruppi di persone. Però alle volte scaturiscono quelle situazioni, ragazzi guardate che c'è da rifare questo, ragazzi metto giù la pianta di là, però diciamo, non hanno ancora capito tanti che non ci paga nessuno per questo, però vabbè, punti di partenza e facciamo le ossa con queste cose. Quando qualcuno ci pagherà ci sarà una bella trail area segnalata con i cartelli e un bel bando da 60.000 euro all'anno, beh allora lì potremmo dire scusate ragazzi se non abbiamo tolto in 2 orette la pianta. Nel frattempo cerchiamo di fare le cose al meglio, cerchiamo tutti di dare una mano, e soprattutto a voi che comunque tenete un territorio pulito, sano e vivo in tutti i sensi, ecco. Noi con veramente tante persone che ci danno una mano, e che anche loro, indipendentemente, appunto noi come dicevamo anche in tutte le occasioni, è quello di cercare di riunire anche un po' questi gruppi, fare in modo che queste persone possano anche mettere giù un piano d'azione, trovare delle linee tutte che siano concordanti. Persone ce ne sono, l'unica cosa è cercare sempre di metterle insieme, però chi è più i sentieri ne giovano.
si riescono a valorizzare. Allora noi proseguiamo con questo piccolo lavoretto in mezzo a questa bike area fantastica e andiamo avanti. Salute raga. Ragazzi, io vi devo ringraziare tantissimo, siamo giunti alla fine di queste giornate con voi, in vostra compagnia. Io vi ringrazio tantissimo per averci fatto conoscere la vostra realtà, che è una realtà veramente bellissima, fatta da 3 ragazzi giovani che stanno tenendo su questo territorio e curandolo, ecco, con tanto amore e anche tanto sudore, perché diciamocelo, c'è anche tanto lavoro sotto. Tanto anche supporto di altri ragazzi che veramente ci aiutano veramente tanto, e chi nel piccolo che nel grande, comunque veramente una grossa community che sta crescendo e speriamo che sia esponenziale questa cosa, soprattutto questo territorio che ha un potenziale assurdo. Esatto, anche in questi momenti difficili, comunque ci sono state le difficoltà, è bello sentirsi una famiglia. Una grande famiglia. Esatto, grazie, non mi compro ancora. Venite a trovare i ragazzi di Northern Life qui a Lecco perché hanno dei trail veramente fighissimi e loro tra l'altro sono tutti e 3 delle ottime guide e vi possono far veramente conoscere un posto Bellissimo, grazie. Poi c'è il lago, ragazzi. Non siamo tanto noi, è il posto bello. E adesso direi che Adesso andiamo ragazzi bene. direi che andiamo a festeggiare. Grazie di tutto e noi ci vediamo a un prossimo video. Salute, alla prossima. Shining on a cloudy day, and it don't matter what you say, 'cause even if the sky is falling, I'ma do it anyway. So save your worries, slide your loving, I can feel that good things coming. Finally believe that it's gonna be a